Ciao a tutti gli amici di K-Synth Lab, oggi prima recensione del 2026 e parliamo di Pro Audio, ovviamente legato sempre in ambito synth, quindi affronteremo questo discorso con un occhio di riguardo sempre al mondo tastieristico e in particolare parliamo delle Adam A4V che vedete qui alle mie spalle. Innanzitutto ringrazio Adam Audio per questa collaborazione perché queste due casse, quindi questi studio monitors, sono qui in studio grazie alla collaborazione appunto con Adam Audio. Ho fatto un cambio di strumentazione rispetto ai modelli precedenti, prima ho utilizzato altri marchi, Genelec, K Multimedia, IVA Audio anni fa, però devo dire sempre che una delle caratteristiche che però mi è sempre piaciuta in ambito Pro Audio è il fatto di avere il tweeter a nastro ed è quello che è presente anche sulle A4V ed è presente praticamente su tutte le casse, su tutti gli studio monitors, dalla fascia entry level, quindi dalle D3V fino ad arrivare alla serie S. Praticamente questa caratteristica del tweeter è comune per appunto tutta la gamma di Adam. Il modello che ho scelto inizialmente è appunto A4V. Facciamo una breve panoramica giusto per dare due informazioni sulla gamma di Adam. Quindi abbiamo le piccoline D3V che sono delle casse chiuse, compatte, molto portatili, quindi possono essere utilizzate sia in ambito home studio ma anche in viaggio. Passiamo poi alla serie T, quindi la serie di studio monitors entry level comunque di Adam, quindi ci sono le T5, le T8, per poi passare alla famosissima, che è probabilmente quella più venduta, la serie A di Adam, che prima vedeva tre modelli, quindi le A3X, le A5X e le A7X. Poi ci sono chiaramente anche le A8, ci sono le 77, eccetera, eccetera, quindi ci sono vari modelli nella fascia A e adesso i due modelli verticali praticamente sono le A4V che sostituiscono sia le A3 che le A5, quindi c'è un unico modello. E poi ci sono sempre le A7, le A77, ci sono le A44, quindi un altro formato orizzontale, ci sono le A8 e poi si passa chiaramente alla serie professionale, quella S di Adam, quindi ci sono le S2V, le S3V, le S3H, eccetera, eccetera. Ovviamente tutto deve essere rapportato alla propria stanza, perché non è detto che lo studio monitor grosso sia sempre meglio, perché un monitor sovradimensionato per la nostra stanza, soprattutto se non è trattata, è controproducente, quindi andiamo a falsare ulteriormente quello che stiamo ascoltando. Siccome oggi parliamo di studio monitors ma in ambito synth, andremo a vedere comunque delle caratteristiche di questi studio monitor che poi accomunano bene o male tutti i modelli della serie A, ma ovviamente parlerò del mio utilizzo in ambito synth. Facciamo una breve premessa. La breve premessa è che spesso si vedono setup sia in foto sia in video nei vari gruppi, comunque sui social eccetera eccetera, dove magari c'è una strumentazione di migliaia e migliaia di euro, quindi tantissime tastiere, tantissimi sintetizzatori, VST, computer, tutto di altissimo livello, però non viene spesso fatta una cosa, in realtà non ne vengono fatte due. Uno, non viene corretta l'acustica della stanza e questo ad esempio con le A4V è un problema ovviabile e ne parliamo tra poco. Due, si tende a prendere degli studio monitors di bassa qualità, quindi secondo me non ha senso avere magari 10.000 euro, 50.000 euro, quello che è di strumentazione di altissimo livello e poi ascoltarle in degli studio monitor da 50 euro, 100 euro. Bisogna prendere degli studio monitors che siano equilibrati per la propria stanza, per il proprio utilizzo, per il proprio spazio a disposizione, ma che siano di alta qualità. È controproducente, cioè noi abbiamo il massimo del sintetizzatore, dello strumento, ma poi lo ascoltiamo in un qualcosa che probabilmente non ci riesce neanche a ridare la qualità di quello che abbiamo acquistato, quindi è controproducente, quindi abbiamo tanto di qui e pochissimo dall'altra parte, no? La serie A di Adam secondo me è una delle serie di studio monitors molto equilibrate. Innanzitutto io ho scelto il modello A4 e non l'A7 perché partendo dalla mia stanza, sono 11 metri quadri, è trattato acusticamente con i pannelli UE Acoustics che vedete anche alle mie spalle, quindi comunque nella stanza è stata effettuata una correzione acustica, quindi l'ascolto è giusto, non ci sono riflessioni esagerate e io infatti le casse le riesco a utilizzare con il profilo flat. Nelle A4V comunque c'è la possibilità di correggere acusticamente le casse sia tramite pannello posteriore con dei tasti, quindi ci sono delle correzioni rapide, ma queste casse possono essere anche
collegate al computer e c'è una partnership con Sonarworks per fare la calibrazione degli studio monitor. È consigliato avere un microfono tipo questo, quindi un microfono di misura, perché sono microfoni molto lineari e sono microfoni adatti appunto alla calibrazione di studio monitors. Con questo microfono, con il programma di Sonarworks che è integrato e quindi lavora in simbiosi con queste casse, è possibile appunto fare una taratura degli studio monitors in base al nostro ambiente, e in questo modo, anche se non abbiamo una stanza prettamente calibrata, corretta acusticamente, o se dobbiamo utilizzare gli studio monitors fuori dalla nostra stanza, possiamo anche portarceli in giro con il microfono. Calibriamo la risposta della stanza dentro gli studio monitors e viene memorizzato all'interno delle casse questa cosa, e abbiamo praticamente ovviato ai problemi di acustica della stanza. Questa è la dimensione di una A4V, quindi non è neanche eccessivamente piccolissima come cassa. Tra l'altro nella parte inferiore ci sono comunque 4 fori filettati per fissare questa cassa, magari va appesa, si può utilizzare magari in situazioni Atmos, quindi magari si scelgono delle casse un po' più piccole perché comunque bisogna posizionarne tante, magari vanno appese e tutto. Questa comunque può essere fissata, quindi anche se la mettiamo inclinata non ci cade in testa. Il vantaggio di Adam, una cosa che a me particolarmente comunque piace, è il fatto che il reflex è frontale. Poi bisogna ricordarsi che in ambito pro audio comunque il basso chiaramente è da questa parte e qui c'è comunque l'uscita dell'aria del reflex. La cassa però, quando riproduce audio, emette in tutte le direzioni. Ovviamente, avendo una porta frontale, non è completamente esente dalle riflessioni comunque posteriori e laterali, perché comunque quelle ci sono sempre. Poi abbiamo comunque, come dicevo, un woofer da 4 pollici e il tweeter a nastro. Questo è il tweeter che accomuna comunque tutta la serie, dalla serie D3V alla serie T, alla serie A, alla serie S, quindi questo lo ritroviamo ed è fatto a mano, quindi tutti i vari modelli di Adam hanno questo tweeter realizzato a mano, quindi è un nastro in Kapton che viene piegato e testato. Ovviamente ogni singolo tweeter ci dà quella risposta che a tanti piace, quindi anche al sottoscritto. Vediamo poi sul pannello posteriore abbiamo la connessione per l'alimentazione, quindi porta IEC normale standard, la parte qua in alto che vi dicevo per equalizzare in tempo reale comunque direttamente dal pannello posteriore della cassa, praticamente direttamente da qui se non vogliamo utilizzare il software di Sonarworks. Abbiamo poi il master, abbiamo il remote control, quindi questa porta Ethernet che ci permette appunto di collegarci al computer, e abbiamo poi questo tasto voicing. Questo tasto voicing che si vede qua praticamente ci permette di scegliere direttamente 3 modalità che sono Pure, UNR e External. Poi scendendo abbiamo la possibilità di scegliere l'input select e abbiamo una porta RCA e la porta classica XLR. Quindi questo è come è fatto A4V. Il secondo discorso che facevo a livello di synth è appunto di avere uno studio monitors comunque che ci dà una risposta fedele e lineare di quello che vogliamo ascoltare, di quello che abbiamo acquistato, di quello che gli stiamo facendo passare attraverso, avere la risposta più pulita possibile dalla sorgente alla destinazione, quindi all'uscita delle casse. E devo dire che dopo varie settimane di utilizzo questi studio monitors mi stanno piacendo veramente tantissimo, perché la risposta è giusta, molto lineare e si sente tutto. Una cosa che io ho notato rispetto agli studio monitors che avevo in precedenza è che il tweeter a nastro fa risaltare gli alti, le medio-alte sono un po' più presenti, sono un po' più fuori, ma non sono in avanti nel senso negativo, sono in avanti nel senso che secondo me gli studio monitor che avevo prima erano più scavati, quindi si faceva più fatica a sentire di là, invece qua si sente tutto bene, sono esattamente dove a me piace sentirli, quindi sono in avanti, si sentono e si sentono giusti nel mix, quindi a livello di frequenze è tutto bilanciato. Il fatto di avere un cono da 4 in questo caso, perché dicevamo che appunto A4V sostituisce 2 modelli, quindi le A3 che avevano un cono da 3, 3,5 se non ricordo male, e le A5X che avevano appunto un cono da 5, queste hanno un cono da 4, è un cono da 4 con dei materiali nuovi, quindi è un qualcosa comunque di migliorato, non è che la cassa è esattamente la A5 con un cono più piccolo, perché la nuova serie A è stata migliorata, tutti i modelli hanno avuto un upgrade, sia frontalmente sia a livello di materiali dei woofer sia posteriormente. Per utilizzo tastieristico vi consiglio assolutamente di guardare, perché
La risposta è lineare. Le tastiere, quindi i sintetizzatori, si possono utilizzare tranquillamente e abbiamo, con una spesa non esagerata, la spesa giusta, diciamo, abbiamo una risposta buona, quindi ci permette tranquillamente di sentire quello che stiamo facendo in ambito di sound design, se stiamo mixando, se stiamo facendo comunque mastering, se stiamo utilizzando il nostro computer per ascolto generico, quindi qualsiasi cosa, ma soprattutto il discorso è appunto in ambito di synth, se come con i sintetizzatori, ma anche con i VST, ma anche con i pianoforti, la scelta del suono è molto personale. Se utilizziamo degli studio monitors che non sono all'altezza, probabilmente la resa sonora non è quella giusta, ed è una delle motivazioni che secondo me spinge tanta gente a dire io a casa sentivo così e poi quando vado dal vivo o vado in sala prove sento tutt'altro, per forza, perché magari la nostra fonte di ascolto, quindi gli studio monitors per esempio, non sono all'altezza e non sono lineari, quindi ci stanno dando un qualcosa indietro di sbagliato e quindi non abbiamo un ascolto giusto. Chiaramente, dicevo, in base alla propria stanza bisogna ovviamente scegliere il modello adatto, quindi che siano le A4V, che comunque, essendo un modello piccolo, non hanno lo stesso un problema di basse assenti, sono delle basse comunque giuste, anche perché essendo studio monitors ci danno indietro, devono essere lineari e ci danno indietro esattamente quello che gli entra, ovviamente nei limiti delle frequenze che sono presenti all'interno dello studio monitors, cioè sotto una certa frequenza e sopra una certa frequenza, anche se in alto questi studio monitors vanno altissimi, non c'è problema, quindi frequenze alte, chiaramente sulla parte bassa arriveremo a una certa frequenza dove poi verranno tagliate perché quelle frequenze non ci sono, si possono chiaramente abbinare a un subwoofer. Si può passare chiaramente al modello superiore, quindi A7. Il fatto di aver appunto scelto il modello 4 per la mia situazione è perché mi permette di lavorare, e ne parlavo già anche nell'ultimo video del 2025, il tour dello studio, mi permette di ascoltare tutto bene e mi permette di avere sia un volume basso, qualora fosse necessario, quindi posso lavorare a volumi decisamente bassi, ma posso lavorare a dei volumi molto alti, diciamo da 0 a 100 io non arrivo mai oltre il 50% perché già queste casse con il 50% del volume è veramente alto il volume, quindi non riuscirei comunque già con questo modello a sfruttare il massimo che possono dare. Quindi questo era un po' il discorso generale sulla serie A di Adam. Io spero che questo discorso innanzitutto vi sia interessato per appunto la relazione tra Pro Audio e sintetizzatori. Il fatto di scegliere uno studio monitor all'altezza e non sottovalutare quell'aspetto, perché appunto lo studio monitor è quello che poi ci fa ascoltare quello che gli stiamo collegando. Quindi avere un qualcosa di alta qualità, comunque lineare, fedele, secondo me è un aspetto fondamentale che non va assolutamente trascurato. Chiaramente, se ragioniamo sul farci vedere, è ovvio che se abbiamo il synth da 3.000 euro è più figo da dire ho 3.000 euro di studio monitors, però forse tante volte si tende magari a cambiare la strumentazione perché c'è qualcosa che non ci convince ma lo stiamo magari ascoltando nel modo errato, quindi avere la strumentazione Pro Audio che sia all'altezza della situazione è un qualcosa da non sottovalutare sia in ambito professionale sia e soprattutto in ambito home studio. Se stiamo investendo dei soldi, investiamoli bene un po' ovunque. Ringrazio ancora una volta Adam Audio, spero prossimamente di avere altri modelli a disposizione con cui poi portarmi una recensione, un confronto tra i vari modelli, quindi magari le A7 per esempio o le S2V, in modo tale da confrontare e potervi portare poi un qualcosa che sia una comparativa tra vari modelli sempre all'interno della stessa stanza. Io ringrazio ancora voi e noi ci vediamo alla prossima demo recensione sempre su DKS Lab. Ciao, alla prossima!